Il rapporto OCSE, che è stato pubblicato alla fine del 2019, ha evidenziato che gli studenti italiani non sanno leggere o comunque leggono molto poco. È emerso che un quindicenne su 20 non è in grado di distinguere fra fatti realmente accaduti e opinioni quando legge un testo di un argomento che non gli è familiare. 1 su 20! 20 ragazzi che ho qui in oratorio, uno capisce. Andiamo bene. Il paese di Dante, di Petrarca, di Manzoni. Porca. E questi si sono già rivoltati nella tomba. Comunque, che sia vero oppure no, una cosa è chiara, che in Italia si legge poco o niente, soprattutto i ragazzi. Quando in oratorio a scuola incontro un ragazzo nuovo, gli chiedo sempre se gli piace leggere oppure no. Di solito il mio approccio è chiedergli che libro sta leggendo in questo momento, così per vedere. E la stragrande maggioranza delle volte la risposta è no, non mi piace leggere, non ho mai aperto un libro in vita mia. Ciaone. E quando mi rispondono così, a me viene da piangere, perché significa che non si rendono conto che leggere è una delle cose più importanti che possano fare a quest'età. Se da adolescente non leggi, non fai l'upgrade. Mi ha molto colpito a questo proposito un'intervista di Marco Montemagno a Tedua, in cui tra le altre cose si parla anche di libri e di lettura. Tedua, che fa il cantante, è figo, viene dai bassi fondi di Genova, ha i soldi. Lui, alla sua età, 24-25 anni, dice che uno dei suoi rimpianti più grandi è quello di non aver mai letto abbastanza, di non essersi ancora giocato la carta della lettura, che adesso insomma il salto di qualità che può fare dal punto di vista umano e artistico dipende dai libri che legge. Se lo dice lui, certo lo so che a 14, 15, 16 anni le priorità della vita sono altre che non leggere, ma se adesso non leggi ti butti via, ti perdi l'occasione più preziosa per diventare una persona migliore, per diventare l'adulto che vorresti essere. Non fai l'upgrade, non è solo una questione scolastica, uno non deve leggere perché così prende voti migliori a scuola, uno legge per sé, si legge per vivere, anche perché poi si vede se uno legge o no. La lettura ti tiene sveglio, ma non solo a livello di testa, anche a livello delle emozioni e del cuore. Donna, non mi piace leggere, che sbatti. Non è vero. Il problema non è che non ti piace leggere, questa è una scusa. Il punto è che non ci vuoi provare, non ti vuoi cimentare. Sai che aprire un libro è più faticoso che aprire Instagram, sai che leggere una storia è più impegnativo che fare una partita GTA. Per dire, in questi giorni in cui siamo tutti a casa per questa emergenza del coronavirus, abbiamo una marea di tempo e non sappiamo come usarlo, se ti vuoi fare un bel regalo, leggi. Quali sono i motivi per cui non puoi assolutamente permetterti di non leggere? Perché i libri ti fanno fare l'upgrade di cui hai bisogno? Primo motivo, leggere ti aiuta a stare più attento e concentrato di fronte alla vita. Oggi la soglia minima di attenzione si è notevolmente abbassata, ma non dico solamente stare attenti alla lezione dall'inizio alla fine. Tanti, soprattutto i più piccoli, fanno fatica anche a guardare un film per intero. Guardi il cellulare, ti alzi, fai la battutina vicino. È un fastidio. Distratti. Il motivo è che la televisione, i videogiochi, il cellulare, i social network ci hanno abituati a mantenere un livello di tensione nervosa che è molto più alto rispetto al normale. Questi schermi ci sparano addosso una marea di stimoli molto veloci che destano la nostra attenzione. Il nostro cervello è continuamente stimolato. In questo modo la nostra attenzione si stabilizza su tempi brevi. Ad esempio, le storie di Instagram durano al massimo 15 secondi e le inserzioni pubblicitarie prima dei video di YouTube ne durano 5. Perché facciamo zapping compulsivamente sulla TV o sulle storie di Instagram o sui video di TikTok? Perché il nostro cervello ha bisogno che succeda continuamente qualcosa. È chiaro allora che chiunque cresca così avrà la tendenza ad annoiarsi di fronte a tutto ciò che non richieda una soglia elevata di eccitazione nervosa. Quindi se le lezioni a scuola non sono particolarmente eccitanti, se il professore non è particolarmente brillante, se non ci sono cose multimediali a schermo, un ragazzo di oggi normalmente perde l'attenzione. Il problema però non sia solamente a scuola durante la lezione o a messa durante la predica, ma nella vita. Chi non è capace di concentrarsi rimane generalmente superficiale e distratto rispetto a tutto quello che lo circonda, eppure rispetto a se stesso, alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, alla propria vita interiore, e non riesce a cogliere il meglio di quello che la vita gli offre, che magari è lì davanti a lui, però bisogna solo avere un po' di attenzione per vederlo e farlo proprio. Leggere invece piano piano ti aiuta ad imparare a concentrarti, a rimanere attento su quello che succede, e questa è una bella carta da spendere nella vita. Upgrade. Secondo motivo, leggere, soprattutto le storie, ti dà le parole per esprimere quello che vivi e gli schemi mentali per comprenderlo. Uno dei problemi più gravi che si hanno da ragazzi, anche da adulti, è non riuscire a dire a parole quello che si sta vivendo. Se non hai le parole per dirlo, se non riesci a descrivere il tuo stato d'animo, se non riesci a parlare di quello che ti sta capitando, allora lo subisci e basta. Leggere le storie di amore, di tradimento, di avventura, whatever, ti permette di sentire come quell'autore o quel personaggio hanno vissuto quella certa situazione che magari stai vivendo anche tu, oppure se quella situazione non l'hai ancora
vissuta ma la vivrai in futuro, quando ci sarai dentro avrai uno schema mentale per comprenderla. Leggi le storie, perché attraverso l'esperienza di altri impari a leggere meglio la tua storia. Terzo motivo, leggere è stimolante. I libri parlano di qualsiasi cosa e per ogni tuo interesse, fosse anche quello più strano del mondo, sicuramente c'è un libro che già ne parla. Quindi se ti piace qualcosa, se c'è un interesse, fatti a prendere un libro che ne parla, perché lì trovi quello che uno più appassionato di te, sicuramente più competente, ha già scritto su quella roba lì. Se leggi i libri, le riviste, i giornali, hai sempre qualcosa da dire, non sei banale, capisci? Si legge per imparare, per avere delle nuove idee, degli stimoli freschi per affrontare meglio la propria vita. Se sai tante cose, se hai tante idee, se hai un pensiero su quello che sta capitando, allora sarai una persona più interessante per gli altri. Quindi, ora che per il coronavirus ce ne dobbiamo stare a casa tutti quanti per 1-2 settimane, vediamo, abbiamo una marea di tempo. Approfittane. Carpe diem, leggi, fai l'upgrade della lettura, prendi pure il libro che vuoi, ma leggi tutti i giorni, poche pagine al giorno, non serve stare per forza ore e ore con la faccia dentro al libro, basta un po' ma con costanza, è la mossa migliore che tu possa fare, fai l'upgrade. Il buon Gustave Flaubert diceva: non leggete come fanno i bambini per divertirvi, o gli adulti per istruirvi, no, leggete per vivere.